l'ultimo anno è stato un tornado, no? Lato Bitcoin, un sali e scendi ogni giorno era la notizia Bitcoin su, Bitcoin giù, sembrava qualcosa che tutto il mondo non... Era la notizia del Era la giorno. notizia del giorno in continuazione. Ah, ah. Adesso invece ha fatto... Si è Sì. molto, molto sgonfiato, c'è meno angoscia, diciamo, come era prima. E che cosa succede adesso secondo te? Si sta specializzando anche sotto l'aspetto proprio della Ah, conoscenza, anzi questo io non lo ritengo estremamente negativo. ok. E effettivamente quello che è il riscontro da parte, ecco, della maggior parte delle persone è che diminuisce la ricerca su Google Trends, ad esempio, ci sono meno ricerche, su Twitter ci sono meno interazioni e di conseguenza il Bitcoin diminuisce come prezzo. Sì, questo può essere interessante sotto l'aspetto della percezione del valore, però poi invece effettivamente, almeno da quello che riscontro io, non è proprio così. Ok. Cioè si sta specializzando più per quanto riguarda appunto sia la conoscenza, da parte appunto della conoscenza, e sia come qualità. Infatti si riscontrano, specialmente nelle ultime settimane, nonostante appena terminato il periodo estivo, più interazione, più avvicinamento da parte delle istituzioni finanziarie o comunque società molto importanti, venture capital, a livello finanziario. Certo. Ma quando vedi un grafico, no? Questo è il mio dubbio pratico, concreto. Beh, tu ti svegli e guardi i grafici, perché il tuo mestiere da analista, tu guardi un sacco di grafici, no? In continuazione, sti grafici su e giù. Che se io guardo un grafico, dicevo prima a un amico, io guardo un grafico e a me quel grafico non mi dice assolutamente nulla. Vedo, so, la curva va giù, dico ok, sta andando giù. Fine, questo è il livello della mia analisi. Oppure prima era su, però questo non mi aiuta a prevedere o in un qualche modo l'andamento futuro. Quali sono i segnali principali che vai a vedere quando analizzi un grafico che ti aiutano a decrittografare la situazione? Io nasco come analista tecnico, Sì, perciò comunque riscontro da parte dei grafici quelli che sono i patterns, le figure tecniche che hanno un riscontro per quanto riguarda la possibile ipotesi di quello che è il futuro. Però ok. molti scambiano l'analisi tecnica come comunque La certezza, la certezza certo. del futuro, No, e no, questo è sono sempre estremamente ipotesi, sono sbagliato. sempre ipotesi. Sono sempre ipotesi che naturalmente vengono avvalorate da quello che è la statistica, perciò comunque se una figura tecnica nel passato Cosa intendi con figura tecnica? è quello che si configura appunto da parte del grafico. Il grafico disegna, anche perché effettivamente è un disegno, anche se molto astratto, comunque molto riferito solamente a numeri. I numeri vengono colorati, disegnati su questa tavolozza che appunto Ok. ha le ascisse del prezzo e del tempo. E quelli che sono i patterns, perciò le figure che già hanno avuto valenza nel passato, vengono applicate a quello che potrebbe essere l'ipotesi futura. Per cui se Però vedo un certo tipo di curva dico, ah, ok, in genere quando c'è questo tipo di curva so che poi succede questo. e questo si acquisisce con il tempo e con l'esperienza. Chiaro. Questo le persone che devono capire. Non è che solamente leggendo un testo o comunque frequentando un corso, che è comunque la base da quale partire, perché non è che uno può acquisire delle conoscenze solamente perché le ha lette su internet o perché legge comunque ecco, un testo, un grafico. Da qualche parte bisogna sempre partire, però poi è quella che è l'esperienza e l'applicazione nel tempo. E E con la quantità di fuffa che c'è in giro, no? In tutti i settori, chiaramente il mondo cripto si è portato, si porta dietro un sacco di fuffa, ma voglio dire, la fuffa c'è dappertutto, chiaramente nei mondi nuovi è ancora più facile intortare qualcuno perché è difficile capire di cosa stiamo parlando. Quali sono secondo te degli elementi da guardare per evitare di cadere trappola proprio di cazzate clamorose e dici no, questa roba qua non sta in piedi, questo coin proprio è una roba che non ha nessun senso o invece ha senso perché A, B e C? C'è qualche elemento che tu guardi o che... me lo insegni tu, è l'esperienza, il curriculum della persona, che Ok, naturalmente alla quale uno si deve avvicinare, capire. Come hai detto giustamente tu, questo è un settore che nonostante ha 9 anni comunque come esperienza, come qualifica è molto limitata, perché comunque, ecco, parlo per quanto riguarda l'aspetto dell'analista tecnico,
molti si sono avvicinati proprio lo scorso anno perché c'era domanda e pertanto dove c'è domanda, come ben sai, naturalmente ci deve essere anche la necessità dell'offerta, e essendocene poca, chi capisce che comunque è richiesto e non si guarda, non si richiede la specializzazione, questo sotto certi aspetti è un male, però comunque le persone si rivolgono poi a quello che effettivamente può essere presentato come da parte del professionista, come un qualcosa che comunque non è qualificato poi. Si è avvicinato anche lui per conoscenza, e infatti io ho riscontrato molto questo. Io prima di avvicinarmi, e più che altro non solo avvicinarmi, ma capire poi effettivamente il settore delle criptovalute, perché con la finanza tradizionale sì, ci sono degli accostamenti, dei paragoni che si possono anche fare, però è un settore completamente diverso perché ha delle dinamiche, ecco, come mi chiedevi. Quali sono per te le differenze principali? Io già l'avevo riscontrato naturalmente dall'esperienza diretta che avevo sulle criptovalute. Poi mi ha fatto molto piacere riscontrarlo anche da parte di analisti finanziari da Wall Street, che appunto hanno lasciato la finanza tradizionale per dedicarsi a quella delle criptovalute, e statisticamente il riscontro è quello che le criptovalute si muovono, hanno una velocità 15 volte maggiore a quello che è stato il Nasdaq nel 2000, perciò della bolla delle .com, quando già era presente molta volatilità. E se prendiamo un momento molto volatile e lo moltiplichiamo per 15, capiamo molto bene che è un settore difficile da domare, nel senso da capire quelli che sono i movimenti. Come mi chiedevi tu, l'analista tecnico si sveglia e si addormenta guardando un grafico. Cioè, bene o male l'esperienza ce li hai stampati, ecco, ad esempio figure tecniche appunto da quale prendere riferimento, oramai sono memorizzate molto bene, però da chi si approccia come prima volta, ecco, io sconsiglio fortemente di avvicinarsi al trading, così comunque ad aspetti di speculazione come può essere quella del trading di breve periodo, perciò se non si ha già un ottimo bagaglio, non buono, ottimo bagaglio culturale per quanto riguarda l'approccio dell'analisi tecnica tradizionale. Perché sembra facile, no? Ma invece ci smeni un sacco di soldi se non sai che cosa stai facendo, proprio non hai la più pallida idea. E poi ogni 2 minuti hai una nuova valuta, un nuovo token, e sai, magari dici ok, Pierce Brock raccoglie 2 billion EOS e dici va bene, è un signore che col suo team ha un certo tipo di esperienza, poi uno lo può valutare in 1000 modi, hanno raccolto 2 miliardi, insomma, ok, diverso magari è un ICO di 4 ragazzini che non hanno mai fatto nulla in vita loro, che hanno solo un PowerPoint, e dici sì, ok, ce la faranno a fare quello che promettono, sì, no, quindi riuscire a valutare ogni situazione poi per bene ti richiede comunque tempo, competenze, insomma, questo un po'. L'analisi tecnica però sotto questo aspetto filtra molto quello che è l'aspetto dell'hype delle ICO, perché per svolgere l'analisi di un strumento, comunque ecco, in questo caso appunto di una coin, di un token, devo avere uno storico e pertanto una ICO che si presenta come ex nova, perciò appunto che non ha un passato, io non posso analizzarla e pertanto questo mi tiene distante, ed è quello che ecco nel 2018 stiamo vivendo, cioè molte persone sono avvicinate, come stavamo dicendo prima, al settore delle criptovalute perché avevano questa illusione di moltiplicare il loro capitale, il loro investimento nel giro di pochissime settimane, non addirittura mesi, settimane. E questo era dovuto proprio al fatto che c'era un'enorme quantità di offerta da parte delle ICO, con progetti che neanche si conoscevano. Un po' quello che si è passato nella finanza tradizionale con la bolla delle .com negli anni 2000. Ci si avvicinava solamente perché si vedeva che tutto saliva, comunque tutto si moltiplicava nell'arco di pochissimo tempo. E invece, ecco, il 2018, in questo momento, la seconda parte del 2018, sta facendo una cernita fortissima, perché comunque chi si era avvicinato, ecco, con questa illusione, io la definisco illusione, all'inizio del 2018 dell'anno, oramai purtroppo gran parte ha perso il loro investimento, o comunque l'ha visto non dimezzare di più.
Infatti la stima, ultimi dati indicano che da inizio anno oltre il 70% delle nuove ICO quotate appunto Sì. dalla fine del 2016 all'inizio del 2017, dai top che sono stati raggiunti, la maggior parte li hanno toccati proprio nel mese di gennaio, stanno perdendo, oltre il 70% sta perdendo oltre il 90% del suo valore. E poi vorrei vedere anche, cioè, quanti coin veramente mantengono, no, il loro valore complessivamente, no? Perché ce n'è 3.000 e quindi di tutte queste cryptocurrencies ce ne sono alcune che tu monitori in modo più stretto, o le tue favorite, tra virgolette, o sei, diciamo, agnostico e valuti semplicemente quello che in quel momento funziona di più, funziona di meno? Seguirle tutte è impossibile. Ad oggi, appunto a ottobre, siamo ad oltre 2000 crypto token quotati, perché ce ne sono il doppio che comunque ancora non sono quotati. Seguirle tutte è impossibile. Come dicevo prima, il vantaggio che ho è quello di una statistica di dati che vengono appunto forniti dal passato di quello che è stato appunto il token, la criptovaluta. Io personalmente do maggiore attenzione alle prime 15 per capitalizzazione e poi naturalmente quelle più seguite sono appunto le prime 3, Bitcoin, anche perché ha un dato statistico di 9 anni, anzi per la precisione 8 anni, e poi c'è Ethereum che comunque sono anche molto valide perché hanno anche, scambiano molto durante l'arco della giornata. E poi Ripple, che anche se non è proprio la vera criptovaluta decentralizzata, è comunque molto attenzionata anche perché ha la sua, tra virgolette, Chiaro. volatilità. E da tutti i tuoi grafici che succede adesso? A questo Ethereum di cui si parla sempre, un giorno leggi, ecco Vitalik se ne andrà e crollerà tutto, un altro dice no, ma invece non conta, Ethereum, cioè gli smart contract e funziona. Tu da tutta la tua analisi che cosa vedi come trend per Bitcoin e Ethereum? Bitcoin lo vedo come comunque il benchmark del settore delle criptovalute, cioè quello di riferimento, anche perché appunto i momenti di crisi che ci sono stati anche ultimamente è stata la criptovaluta dove appunto si è passati da tutte le altre come criptovaluta di rifugio, un po' come effettivamente l'oro digitale, il Bitcoin, e perciò comunque rimane quella di riferimento assoluto. Ethereum bisogna capire quello che sarà il futuro, ma più che altro non solo per quanto riguarda lo stesso Ethereum, ma per quanto riguarda tutto ciò che sono le altre blockchain che nell'arco appunto del 2018 sono emerse. Fino allo scorso anno Ethereum era l'unica che quale poteva, comunque la più grande in assoluto, la quale si poteva appunto sviluppare smart contract. Oggi non è più così, ce ne sono altre e questo indubbiamente grava su quello che è l'unicum di Ethereum. Ethereum ha sofferto molto appunto tra l'estate e l'autunno del 2018 a quello che è stato proprio l'hype delle criptovalute. A inizio anno è salita molto, da novembre fino a gennaio è salita molto, si è triplicata di valore. Prendo come riferimento quelli che erano i valori nell'autunno scorso, del 2017, proprio perché c'è stata questa esplosione, come dicevi tu, delle ICO. Perciò per partecipare a ICO comunque bisognava acquistare Ethereum. Certo. Questo ha contribuito ad aumentare il valore Ethereum. Lo stessa cosa è accaduta poche settimane fa, durante l'estate del 2018, che invece le ICO in difficoltà hanno iniziato a vendere Ethereum per fare cassa. E questo indubbiamente ha fatto crollare il valore di Ethereum. Vitalik, le sue dichiarazioni indubbiamente si riflettono su quella Dipende che è la come si sveglia la mattina. in particolare come personaggio, è comunque molto seguito. Però ecco, quello che sto notando io anche ultimamente è che comunque oramai non è più Vitalik che possa influenzare più di tanto il valore di Ethereum. Certo, le sue dichiarazioni indubbiamente gravano, vengono prese molto in considerazione, però non è solo quello che contribuirà a far salire o scendere ulteriormente il valore. Senti, altri trend che tu vedi di questo mondo cripto, a parte diciamo queste due principali criptovalute, vedi degli altri trend interessanti che magari sono un po' ignorati dai media, ma invece tu dici, ma questo può essere qualcosa che non riguarda le criptovalute? Sì, diciamo che riguarda il mondo cripto, ma magari
che è meno emerso in questa fase che secondo te invece è importante, se c'è, insomma? Ma per quanto riguarda il settore finanziario è proprio quello che è accaduto, che anche io sono venuto a conoscenza nelle ultime settimane, e quelli che sono gli ETF, perché gli ETF Ok. ultimamente hanno molto attratto l'aspetto appunto delle criptovalute, perché gli ETF sul Bitcoin sono molto attesi perché appunto possono contribuire a portare maggior valore a quello che è appunto la quotazione del Bitcoin. Perché? Perché attraverso gli ETF, che sono strumenti che poi possono essere utilizzati all'interno di fondi di investimento, indubbiamente porterebbero liquidità, capitalizzazione appunto sul stesso Bitcoin. E questo vuol dire, essendoci domanda da parte di istituzioni, e stiamo parlando di milioni, di miliardi di dollari che entrerebbero nel settore, indubbiamente questo farebbe salire appunto la domanda e di conseguenza il valore stesso. Per cui questo significa anche portare derivati nel mondo cripto, di I fatto. derivati in maniera molto più massiccia, perché comunque i derivati al momento ci sono. Lo scorso anno veniva atteso molto l'aspetto dei derivati come future sul Bitcoin, sono stati lanciati proprio a dicembre, infatti il Bitcoin ha toccato casualmente, almeno secondo me, altri attribuiscono proprio a questo fattore, proprio durante i giorni del lancio di questi due future nel dicembre del 2017 si è registrato il massimo da parte del valore del Bitcoin, poco sotto la soglia dei $20.000. Ci sono già questi due strumenti, ma sono strumenti che come sottostante non hanno il Bitcoin, sono strumenti che replicano l'andamento, Ok. sono sintetici, definiamoli appunto così. E questi due strumenti perciò cosa fanno? Effettivamente chi vuole partecipare, perciò chi vuole acquistarli, così come venderli, perciò allo scoperto, perché in finanza si può fare anche la vendita senza detenere il bene. Questo non contribuisce a un valore vero e proprio del Bitcoin, perché appunto replicano quello che è l'andamento, perciò non vuol dire che acquistando un future io acquisto di conseguenza un Bitcoin, tant'è che alla scadenza del contratto viene riscontrato come dollari. Invece quello che sarà il prossimo passaggio sotto l'aspetto della finanza tradizionale che entra in questo settore sarà proprio la detenzione fisica del Bitcoin, e ci sono già società che già hanno lanciato in maniera anche molto importante, società importanti in Wall Street, nella finanza tradizionale statunitense, che hanno indicato che alla scadenza del contratto non liquideranno con dollari, ma direttamente come Bitcoin. E questo vuol dire che la società che si fa da garante, che si fa da custode dello strumento finanziario, che in questo caso è il sottostante Bitcoin, detiene Bitcoin, e questo è molto importante. Chiaro. Super. Bocca al lupo per tutto allora. Grande.